As you can see, this bus stop is suppressed. This is due to the fact that the entrance of that house is the residence of our Prime Minister. Few meters ahead, here we are in Piazza Venezia. That building that now is covered is the place where Mussolini talked from, and the whole square was very, very crowded 70 years ago. Here we are, where the Purple People is organizing a sit-in today in defense of the Constitution. We're here today for the sit-in, and we're complaining and we're trying to defend our Constitution, which Berlusconi is trying to destroy. Traditional left parties are asleep, basically. They don't react with any strength to the attempt of subverting democracy and putting a dictatorship in disguise in its place by the Premier, whose every act goes towards suppressing contrasting voices. Anche il Partito Democratico è in mezzo ai viola. Beh sì, anche perché in fondo secondo me non c'è una vera e propria differenza tra noi e loro, che ne dicano alcuni. Poi sono dei giovani democratici, la versione giovanile, però comunque. Perché i giovani democratici sono diversi dai vecchi democratici? Diciamo che entrambi potremmo imparare gli uni dagli altri, loro possono insegnarci con la loro esperienza, noi possiamo insegnare loro varie cose sull'unità e su qualche idea magari per svecchiare il partito. Noi di fronte a questa anomalia tutta italiana diciamo riapplicare la Costituzione italiana, far conoscere la Costituzione a tutti i cittadini disinformati, e ce ne sono tanti, e questa cosa deve farla un movimento civile più ampio possibile, fatto da cittadini, da partiti democratici e costituzionali, questo è ovvio. Innanzitutto noi chiediamo che la Costituzione venga applicata e venga rispettata, invece assistiamo a una continua aggressione della nostra Carta Costituzionale allo scopo di favorire interessi particolari, il che significa interessi di pochi e quindi contro gli interessi di tutti noi. Addirittura si parla di cambiare l'articolo 1, che è l'articolo fondamentale della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non bisognerebbe cambiarlo, bisognerebbe applicarlo, perché il lavoro dov'è? L'Italia è una repubblica fondata sul precariato e sui disoccupati. In Italia il lavoro non ce n'è, ma non è che non c'è come in tutto il mondo, non ce n'è più di tutto il mondo. Si va a toccare una cosa gravissima. uno dei cardini, insomma, che ha segnato la nostra convivenza, e questo lo si fa per i motivi che sappiamo, cioè per avvantaggiare alcuni. E sono qua in difesa della Costituzione per tentare di salvarla dalle numerose leggi che vengono continuamente approvate in Parlamento, che tentano di sovvertire l'ordine che faticosamente ancora abbiamo in Italia. Perché è il fondamento della nostra Repubblica e la stiamo calpestando in tutti i suoi aspetti, in maniera così eclatante, in maniera così aggressiva, così strafottente, che mi sorprende il fatto che ancora non abbiamo reagito in maniera più ferma e decisa. La Costituzione deve rimanere come era originariamente decisa, no, dai padri costituenti, quindi un qualche cosa che serviva per il benessere e per la giustizia del popolo intero e non di pochi. Qui sulla sinistra, sto distribuendo un volantino per far diventare il 2 giugno la festa della Repubblica e della Costituzione. Vorremmo che la Costituzione fosse attuata, questa è la cosa, insomma, vorremmo che la Costituzione fosse attuata, che quando è stata costituita era talmente ed è talmente lungimirante che noi ancora dobbiamo scoprirne tutte le potenzialità.
importante esserci perché questo governo è passato dal svuotamento, dall'attacco alla Costituzione, passando per lo svuotamento della stessa, all'attacco frontale, alla demolizione, alla denigrazione dei valori della Costituzione. Quindi laddove si mette in discussione la prima parte della Costituzione, laddove si mettono in discussione i valori, si mette in discussione il contratto sociale. Per questo per noi non è assolutamente possibile, non è tollerabile. Crediamo che la Costituzione nata dalla resistenza antifascista, la nostra Costituzione repubblicana, va difesa con tutti i mezzi possibili. Piero Calamandrei è stato il mio professore di procedura civile all'Università di Firenze negli anni 50 e ricordo una cosa in particolare di lui, che mentre tutti gli altri professori insistevano per avere le firme delle lezioni per poter poi accedere all'esame, lui diceva: per me non c'è bisogno di firme, io sono come quel cecchino, diceva, nessun obbligo e tutto buon cuore. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questo è una delle gioie della vita, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto nei limiti dell'Italia e nel mondo. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.